The haunted happenings one Luzerne County family told about put their home in the national spotlight back in the 80s. Their tales of terror had experts and curiosity seekers from all over flocking to that house where the Smurls live. The so-called possessed place is what makes this one of Newswatch 16's biggest stories. Scary scenes from the nightmare. Just a flick to most, but to the Smurls, they really lived it. All'inizio sembrava tutto normale, una giovane coppia, una nuova casa, il desiderio di costruire una vita serena insieme alle proprie figlie. Ma presto iniziarono i primi segnali inquietanti, rumori inspiegabili, oggetti che si spostavano da soli, tubature che si rompevano senza motivo e macchie misteriose che tornavano sempre, nonostante ogni tentativo di eliminarle. Con il tempo gli episodi diventarono sempre più intensi e spaventosi. Apparizioni oscure, odori nauseanti e presenze invisibili iniziarono a tormentare la famiglia, fino a trasformare quello che doveva essere la loro casa dei sogni in un vero e proprio incubo. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare fino a che punto questa storia sarebbe arrivata. Ciao, io sono Rita e questo è Real Pare Crime. Se siete nuovi qui, benvenuti o bentornati. Il mio obiettivo è raccontare storie con rispetto per le vittime, esplorando le complessità di ogni caso, sia paranormale che di true crime, dando voce a vicende meno conosciute o casi che hanno catturato la mia curiosità. Ovviamente i miei contenuti non sono adatti a tutti, quindi se trovate il video troppo pesante vi prego di uscire e ci vediamo al prossimo. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento o un mi piace e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie mille per il vostro supporto. I primi anni di matrimonio furono una vera benedizione per Janet e Jack Smurl. Il lavoro di Jack permetteva alla giovane famiglia di vivere comodamente e ben presto nacquero le loro prime due figlie, Dawn e Kim. Janet decise di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla famiglia e la coppia era anche particolarmente legata ai genitori di Jack, quindi John e Mary Smurl, e condividevano comunque la casa a Wilkes-Barre in Pennsylvania. Tuttavia la tranquillità durò poco. Nel 1972 l'uragano Agnes devastò la zona. La casa della famiglia fu sommersa dall'acqua in pochissimo tempo. Fortunatamente nessuno si fece male, ma la casa fu completamente danneggiata. John e Mary tentarono di ristrutturarla, ma alla fine l'autorità locale rivelò l'immobile per la riqualificazione dell'area. Con una giovane famiglia da mantenere e senza una sistemazione chiara, i genitori di Jack divennero la loro ancora di salvezza. Non vedevano comunque in questo incidente una ragione per separare le famiglie e fortunatamente avevano trovato un duplex in vendita che è un immobile composto da 2 unità abitative indipendenti nella vicina città di West Pittston. John e Mary proposero di acquistare l'intero duplex e di vendere poi a Jack e Janet l'altro lato a un prezzo scontato. La casa era vecchia e necessitava di alcune ristrutturazioni, ma offriva a entrambe le famiglie un'abitazione propria a un costo comunque ragionevole. Ciò che però non sapevano era che questa particolare proprietà su Chase Street era al centro di molte voci e leggende locali. La gente del posto diceva che la polizia interveniva regolarmente nel corso degli anni per indagare su strani disturbi. Alcuni affermavano di sentire rumori insoliti provenire dalla proprietà, anche quando era vuota. Altri sostenevano che i precedenti residenti praticassero la stregoneria. C'era chi raccontava di aver visto strani volti spiarli attraverso le fessure delle tende mentre passavano davanti alla casa. Ma erano comunque solo storie. Ogni città ha la sua abitazione inquietante in cui i bambini si sfidano a vicenda a entrare la notte di Halloween. La stessa West Pittston, una città mineraria un tempo fiorente, aveva le miniere ormai chiuse da tempo, ora piene d'acqua, che avevano comunque causato decenni di crolli sotterranei e il cedimento di alcune abitazioni. Anche se dagli anni 40 il terreno era diventato molto più stabile, molte case continuavano a scricchiolare mentre le fondamenta cedevano lentamente. Una delle scoperte più strane fu che alcune di quelle abitazioni crollate avevano rivelato ossa di maiale sepolte in profondità nel fango circostante la proprietà.
Jack e Janet e le loro figlie si ambientarono rapidamente nella nuova casa e entrambi divennero membri attivi e rispettati della comunità locale, impegnandosi in ogni modo possibile. Erano considerati persone amichevoli, disponibili e molto rispettate a West Piston, e nessuno avrebbe mai pensato di prendere sul serio le stupide storie infantili sulla loro casa, ritenuta solo un po' strana. Gli eventi, come spesso accade in questi casi, iniziarono in modo piuttosto insignificante. Il primo episodio strano avvenne a metà degli anni 70, quando Mary Smurl acquistò un nuovo tappeto per la loro metà del duplex. Tuttavia, quando lo strotolò nel soggiorno, rimasero scioccati nel notare una grande macchia unta al centro. La macchia era ancora bagnata, quindi era chiaramente comparsa dopo che il tappeto era stato portato in casa. Mary e John lo pulirono accuratamente e andarono a letto, ma 2 giorni dopo la macchia riapparve. Continuarono a pulire, ma ogni volta, dopo pochi giorni, tornava. Questo non fu l'unico problema che le famiglie dovettero affrontare mentre cercavano di sistemare la casa. Le ristrutturazioni erano piuttosto impegnative e richiesero diversi anni per essere completate. Durante questo periodo, diverse tubature furono sostituite o riparate. Tuttavia, anche dopo riparazioni accurate, inaspettatamente si verificava di nuovo una perdita, bagnando la casa di Jack e Janet, nonostante il lavoro fosse stato comunque eseguito da John, un saldatore esperto. Gli utensili spesso sparivano per poi riapparire in posti strani, facendo sì che piccoli lavori, che normalmente richiederebbero pochi minuti, richiedessero a Jack e John ore per essere completati. A un certo punto Jack e Janet ristrutturarono completamente il bagno, ma il giorno dopo entrarono e trovarono il nuovo lavandino e la vasca da bagno graffiati in modo irreparabile, con grossi pezzi di porcellana strappati via. Poi iniziarono gli incendi e nel 1974 Jack era seduto da solo una sera a guardare un film in TV, quando all'improvviso l'apparecchio prese fuoco davanti ai suoi occhi. Altri elettrodomestici in casa cominciarono a fumare o addirittura a incendiarsi da soli. Questo potrebbe essere stato attribuito a problemi elettrici, ma ciò non spiegava perché un giorno la stessa cosa accade anche all'auto di Jack. Nel 1975 la loro figlia Dawn cominciava a comparire regolarmente nella loro camera da letto fino a tarda notte, apparentemente troppo spaventata per dormire nel suo letto. Dopo alcuni episodi simili, Jack le chiese cosa la terrorizzasse così tanto e le rispose che c'erano persone che fluttuavano intorno alla sua stanza. Ogni notte Dawn arrivava di corsa urlando e piangendo. Jack andava e controllava e scopriva sempre che non c'era comunque nulla di anormale. Sebbene questi episodi potessero sembrare i normali incubi di un bambino, il fatto che comunque strane cose continuassero a succedere in tutta la casa dava a Jack e Janet un senso di inquietudine maggiore. Le radio si accendevano da sole a tutto volume, si udivano passi echeggiare al piano di sopra, anche quando comunque non c'era nessuno. Gli sciacquoni si scaricavano nel cuore della notte e il rumore più persistente era quello dei colpi provenienti dall'interno delle pareti. Nel 1977 Janet diede alla luce le gemelline Shannon e Karen, portando il numero dei bambini Smurl a 4. Con il passare degli anni la coppia continuava a notare strani fenomeni nella loro casa. Nelle prime ore del mattino Jack e Janet si svegliarono a causa di un curioso scricchiolio. Seguendo il suono al piano di sotto, arrivarono alla porta d'ingresso e la trovarono comunque aperta, con le loro sedie e sdraio che dondolavano avanti e indietro, come se qualcuno vi fosse seduto sopra. Jack e Janet avevano quasi accettato l'idea che ci fosse qualcosa nella loro casa oltre a loro. Scherzavano sul fatto di condividere la casa con un fantasma, trovando spiegazioni plausibili per quasi tutte le stranezze di una vecchia casa fatiscente. Poi una notte Jack si svegliò con la sensazione che le sue spalle venissero strofinate in modo sensuale. Si svegliò convinto che fosse il tocco della moglie, ma guardando oltre la sua spalla, vide Janet profondamente addormentata, voltata dall'altra parte. Jack non riuscì a dormire molto quella notte.
E quando arrivò il 1983, la famiglia iniziò a sperimentare un nuovo fenomeno che si sarebbe ripetuto costantemente negli anni successivi. Un cattivo odore si diffondeva per tutta la casa, ma non riuscivano mai a individuarne la fonte. In quel periodo John e Mary, i genitori di Jack, cominciarono a preoccuparsi per il figlio e sua moglie. Si sentivano discussioni chiare come il giorno attraverso le pareti, urla, grida e imprecazioni di Jack contro Janet. A volte la rabbia raggiungeva tali livelli che i genitori cominciarono a temere sinceramente per la sicurezza di Janet. Un giorno, stufo di sentire il figlio parlare in quel modo a Janet, John uscì furioso dalla porta principale e si diresse dall'altra parte del duplex. Aprì la porta ed entrò dritto solo per trovare Jack, Janet e i bambini seduti tranquillamente a trascorrere una serata davanti alla TV, ignari di cosa stesse parlando John. Un altro episodio fu quando Janet Smurl si trovava sola nello scantinato di casa. I suoi 4 figli erano a scuola e il marito Jack al lavoro. L'unico rumore che riempiva l'abitazione era il brusio della televisione al piano di sopra, le risate del pubblico di un game show che spezzavano comunque il silenzio. Janet versò il detersivo nella lavatrice, ispirandone l'odore, forte e pungente. Era una giornata fredda, d'inverno, del tutto comunque normale, almeno fino a quando tutto cambiò. Mentre caricava i vestiti, avviava il ciclo di lavaggio. Le parve di sentire una voce che la chiamava. Si immobilizzò. La lavatrice iniziò a girare più veloce, coprendo comunque il rumore. Scosse la testa, convinta che fosse solo immaginazione. Afferrò il cesto e si voltò per uscire. Poi lo sentì di nuovo. Questa volta non c'erano dubbi, una voce di donna, sottile ma inquietante, aveva pronunciato il suo nome. Janet si guardò intorno e c'erano semplicemente scatoloni pieni di decorazioni natalizie e nessun altro, quindi non c'era proprio nessuno. Ma ancora una volta lei sentì pronunciare il suo nome. La voce proveniva da dietro di lei. Un brivido glaciale le percorse la schiena. Girandosi di scatto, il cuore in gola, e iniziò a ritrarre verso le scale, ma la voce tornò con un tono beffardo, quasi divertito. Janet giurò di aver percepito persino un debole ridacchiare. Qualcuno o qualcosa si stava prendendo gioco della sua paura. Afferrò la ringhiera tremante e con un filo di coraggio gridò nel vuoto: «Cosa vuoi?» E poi ci fu il silenzio. Solo il ronzio costante della lavatrice e le risate lontane della TV al piano di sopra. Janet salì il primo gradino, voltando per controllare. Lo scantinato era comunque deserto, forse stava impazzendo, forse stava passando troppo tempo da sola. Stava per lasciarsi andare, un sospiro di sollievo, quando la voce tornò più gelida che mai, scandendo il suo nome in tono derisorio. Questa volta Janet non aspettò oltre, corse su per le scale a tutta velocità, sbattendo la porta alle sue spalle. Da quel momento i fenomeni paranormali che già da tempo comunque infestavano la casa degli Smurl raggiunsero un nuovo terrificante livello. Solo poche settimane dopo Janet si ritrovò di nuovo sola in casa, stava stirando in cucina quando all'improvviso fu colpita da una folata di aria fredda, come era già successo altre volte. Alzò lo sguardo, quasi aspettandosi di vedere comunque la finestra aperta e il freddo vento di febbraio entrare improvvisamente, ma non era quello che vedeva. In piedi nella cucina, a pochi metri da lei, in pieno giorno, c'era una forma umana, che si intravedeva il vago contorno di una persona, ma il suo corpo sembrava fatto di una sostanza nera, quasi fumosa. Janet ebbe la sensazione che la stesse osservando, ma il volto era completamente privo di lineamenti. Qualunque cosa fosse, la fissava e Janet rimase immobile per lo shock. Poi all'improvviso cominciò a muoversi verso di lei. Fu allora che notò qualcosa che svolazzava dietro di lui mentre avanzava.
come il contorno di un mantello, ma fatto della stessa sostanza nera e fumosa. Bastarono pochi passi prima che la creatura fosse sopra Janet, ma mentre lei sobbalzò per la paura, questa forma nera semplicemente la attraversò e continuò verso la porta della cucina, entrando nel soggiorno. Janet uscì lentamente dalla cucina tremante, ma la creatura era sparita, il soggiorno comunque era vuoto. In preda al panico, Janet uscì di corsa da casa e si precipitò da Mary e John nella casa accanto. Entrò e trovò Mary seduta su una sedia nel soggiorno, che a malapena la riconobbe. Mary non era stata bene, si stava riprendendo da un recente attacco di cuore, quindi inizialmente Janet pensò di non doverla comunque preoccupare. Prima che Janet potesse spiegare cosa aveva visto, Mary iniziò a parlare da sola, dicendo che temeva che Janet stesse perdendo la ragione. Poi aggiunse che pochi istanti prima aveva visto comunque un fumo nero, simile a un'ombra umanoide, attraversare un muro e scomparire nel corridoio. Tuttavia sembrava che questa strana attività in casa avesse raggiunto un picco. L'incidente con l'ombra fu seguito da settimane di relativa pace. Con il passare del tempo si creò una certa distanza nella famiglia. Dopo quegli eventi fu più facile pensare che forse la mente li stesse ingannando. Gli Smurl erano comunque spesso considerati come una famiglia tradizionale, buona e cattolica. Erano molto credenti. Una sera comunque Janet si trovava in cucina con le sue figlie e la comunione di Kim comunque si stava avvicinando e Janet stava stirando il suo abito bianco, pronto per l'occasione. Janet e Kim riuscirono a spostarsi appena in tempo quando sentirono un improvviso scricchiolio, un apparecchio di illuminazione di 4 piedi sospeso sopra le loro teste. Cadde all'improvviso senza preavviso. La giovane Shannon non fu altrettanto fortunata e fu colpita di striscio dalla luce mentre cadeva, ma fortunatamente non riportò ferite gravi. Quando Jack lo ispezionò in seguito, non sembrava che la luce si fosse allentata. Il soffitto non mostrava danni tali da giustificare che la luce si fosse staccata da sola. Pochi giorni dopo, Janet aveva portato le ragazze fuori per comprare loro dei vestiti nuovi per la scuola. Jack, dopo una lunga giornata di lavoro, si era sdraiato sul letto con un libro, ma presto si addormentò e qualche ora dopo si svegliò rendendosi conto che qualcosa non andava, ma non riusciva a capire bene cosa. Non passò molto tempo prima che si accorgesse di fluttuare a 2 piedi sopra il materasso. Cercò di divincolarsi e fu immediatamente riportato giù sul letto, lasciato solo nella stanza buia, come se nulla fosse mai accaduto. Questa attività prese una piega pericolosa una sera d'estate del 1985, segnando l'inizio del vero orrore per la famiglia Smurl. Pochi istanti dopo che Janet e Jack avevano finito di fare l'amore, Janet fu tirata violentemente fuori dal letto da una forza invisibile. Jack afferrò la mano della moglie, cercando disperatamente di riportarla sul letto, ma la forza che la stava trascinando era troppo potente e alla fine Janet fu lasciata andare. Subito dopo, colpi fortissimi cominciarono a risuonare sui muri e tornò il cattivo odore. Qualunque cosa stesse cercando di prendere Janet era chiaramente arrabbiata o arrabbiato per non aver avuto successo. La famiglia non sapeva più a chi rivolgersi, ormai vivevano nella paura quotidiana. Avevano investito così tanti soldi nella casa che traslocare ora non era comunque un'opzione e nonostante tutto avevano trascorso anni a ricostruire la loro vita lì. Ma da quel momento in poi, qualsiasi cosa si nascondesse tra le ombre della casa degli Smurl si era completamente risvegliata e sembrava più potente che mai. Giorni dopo, il pastore tedesco Simon, il cane della famiglia, giaceva in cucina accanto a Janet quando all'improvviso fu sollevato da terra e scaraventato contro la porta della cucina. I bambini cominciarono a riferire strani suoni di svolazzamento nelle loro stanze, come se un gigantesco uccello invisibile stesse volando in giro. Una sera
Jack e Janet si erano addormentati quando improvvisamente udirono un forte schianto e singhiozzi. Corsero verso le scale e trovarono la figlia Shannon sdraiata in fondo senza alcuna idea di come ci fosse arrivata. Poco dopo Janet si svegliò trovando uno strano fumo che riempiva la loro stanza. Cercò di svegliare Jack, ma lui sembrava bloccato in un sonno profondo, quasi simile a un coma. Un fenomeno ricorrente quando qualsiasi entità presente in casa voleva manifestarsi solo a uno dei due coniugi, lasciando l'altro incosciente. Il fumo apparve per alcune notti consecutive e a un certo punto assunse la forma di una persona simile alla figura ombra già vista da Janet in passato. Questa volta però la forma si infilò nell'armadio della camera da letto degli Smurl e poi scomparve. Non erano solo Jack e Janet a soffrire, Mary e John notarono strani fenomeni anche nella loro parte del duplex. Mary raccontò una notte, mentre John era fuori, che l'intero materasso si era sollevato dal letto e poi caduto a terra, ferendola alla gamba. Janet iniziò a fare quante più ricerche possibili, divorando libri sul paranormale per cercare di capire cosa stesse accadendo e come affrontarlo. Ben 2 volte la famiglia chiese aiuto a sacerdoti di loro conoscenza che giunsero in casa per impartire la benedizione nella speranza di riportare la pace tra le mura. Ogni volta l'attività sembrava placarsi per un breve periodo, ma poi l'energia tornava a manifestarsi con ancora più violenza. Janet fu poi presentata da un'amica a un professore universitario interessato al paranormale. L'uomo spiegò che il suo interesse era comunque puramente accademico e che, sebbene non potesse offrire una soluzione, conosceva 2 persone che forse potevano aiutarla. Fu così che Janet ricevette il numero di telefono di Ed e Lorraine Warren. Immagino che la maggior parte di noi conosciamo benissimo i Warren, i coniugi Warren. Il loro coinvolgimento nel caso di Amityville e le più recenti rappresentazioni nei film della saga The Conjuring li hanno resi comunque dei veri e propri nomi familiari. Ed e Lorraine Warren erano comunque una coppia, per chi ancora non lo sapesse, sposata, considerata da molti la più celebre nel campo delle indagini paranormali. Ed demonologo autodidatta e Lorraine dotata di capacità medianiche hanno preso parte ad alcuni dei casi più inquietanti e discussi della storia del paranormale. Le loro esperienze hanno ispirato libri, conferenze e film, contribuendo a costruire un'aura di mistero intorno alla loro figura, pur dichiarando di non aver mai chiesto denaro per le indagini o per il sostegno alle famiglie. I Warren hanno comunque ottenuto notorietà e profitti attraverso pubblicazioni, apparizioni mediatiche e adattamenti cinematografici. Definire i Warren controversi sarebbe un eufemismo. Alcuni li considerano ciarlatani, pronti a sfruttare qualsiasi caso per accrescere la loro fama. Vale anche la pena notare che i Warren operavano in tutto ciò che riguardava il soprannaturale da un punto di vista profondamente cattolico, in un mondo di bene e male, dove i demoni sono ancora tuttora considerati parte della vita quotidiana. Questo allineava perfettamente con il sistema di credenze della famiglia Smurl, anche se prima non avevano mai considerato l'idea di condividere la loro casa con demoni. Ora erano certamente più aperti al concetto. All'epoca i Warren affermavano di aver indagato oltre 3.000 casi paranormali in tutto il mondo e stavano raggiungendo nuovi livelli di fama dopo il successo culturale di Amityville. I Warren sedevano al tavolo della cucina con Janet e Jack, bevendo caffè e iniziando il loro colloquio che agli Smurl sembrava più un interrogatorio. My name is Lorraine Warren. My husband Ed and myself were called by Janet Schmull to the home that we are now in just prior to the Christmas holiday at the early part of December. On January the 17th, we visited this home for the very first time, interviewed the families concerning the phenomena that was taking place to them. The phenomena began quite a while ago, but began to climax at this time. We are in their home again today on February 14, 1986.
Ed poneva domande dirette: la famiglia aveva mai avuto contatti con l'occulto? O avevano mai usato comunque una tavola Ouija? O erano comunque stati coinvolti in pratiche sataniche? L'intera verifica fu intensa per gli Smurl, ma era la prima volta che qualcuno finalmente si mostrava seriamente disposto ad aiutarli. Mentre Ed conduceva l'intervista, Lorraine e Diane Hayes, un altro membro del loro team e apparente sensitiva, iniziarono a camminare per la casa. La coppia provò paura mentre si muoveva per gli ambienti e presto fu attratta dalla camera da letto degli Smurl da uno strano suono. Appena aprirono la porta furono colpiti da cattivo odore che tormentava la famiglia da anni. Furono attratti specificamente dal guardaroba, percependo con forza che qualcosa si nascondeva lì dentro. Sebbene non vedessero nulla fisicamente, entrambi sensitivi sentirono un oppressivo senso di malvagità. Tornati al piano di sotto, informarono la famiglia. Lorraine disse di aver percepito 4 presenze nella casa. La prima era una donna anziana, probabilmente morta soffrendo di demenza. Pur apparendo spaventosa, sembrava comunque innocua. La seconda era una donna più giovane, descritta come folle e violenta. La terza invece era un uomo, che Lorraine riconobbe dai baffi e dalla capacità di violenza, ma non poteva dire molto di più. Il quarto invece non era affatto uno spirito, ma era un demone, apparentemente in grado di controllare gli altri spiriti. Probabilmente presente nella proprietà da decenni, era stato risvegliato all'arrivo della famiglia Small. Questo demone si nutriva della paura e della confusione della famiglia, mantenendola in uno stato costante di tensione. Le sue azioni erano imprevedibili e a volte violente. Ed spiegò le 4 fasi dell'attività demoniaca: infestazione, oppressione, possessione e infine morte. E tutte e 4 le fasi erano già ben avviate. L'indagine dei Warren iniziò subito e già durante le prime notti assistettero ad alcuni dei fenomeni descritti dagli Smurl. Gli specchi della camera da letto cominciarono a muoversi inaspettatamente e un piccolo monitor portatile nero e la TV bianca, lasciati staccati per paura di un incendio, si accesero da soli. Nella statica della TV giurarono di vedere delle figure che osservavano la famiglia attraverso lo schermo. I Warren sostenevano che la preghiera fosse la soluzione ai problemi degli Smurl. Consigliarono di acquistare acqua santa da spruzzare intorno a ogni manifestazione e di pregare intensamente. Indagarono sulla casa per mesi, raccogliendo prove fotografiche e registrazioni, anche se nulla di tutto questo è stato mai reso pubblico. Il loro obiettivo principale era coinvolgere la chiesa locale e ottenere un esorcismo autorizzato dalla diocesi di Scranton. La famiglia Smurl viveva nella paura che la cosa grigia, quella sostanza vista di notte, potesse tornare. Nel frattempo, nella stanza di Janet, mentre cercava di dormire, veniva ripetutamente schiaffeggiata da una forza invisibile. I colpi sui muri aumentavano di densità durante la notte e ancora una volta la televisione si accendeva da sola, mostrando quelle strane immagini nascoste all'interno. Alle 3 del mattino l'attività cominciava a calmarsi, ma sia Jack sia il cane Simon pattugliavano la casa per tutta la sera, nella vana speranza di proteggere tutti. Simon si rifiutava di uscire dal corridoio davanti alla camera delle bambine. Gli Smurl acquistarono anche diversi oggetti dal negozio della chiesa e li portarono da un prete per farli benedire, seguendo le istruzioni di Ed Warren. Il prete era inizialmente esitante, ma alla fine acconsentì. Era chiaro che la chiesa non prendeva troppo sul serio la situazione della famiglia e dopo Amityville il coinvolgimento dei Warren li aveva probabilmente resi ancora più cauti. L'ultima cosa che volevano era essere coinvolti in un circo mediatico simile. Pochi giorni dopo, Janet si stava concedendo un raro momento di relax nella vasca da bagno. Mentre sprofondava nell'acqua, improvvisamente si sentì estremamente a disagio, come se non fosse sola e che qualcuno la stesse osservando.
Rendendosi conto di quanto fosse comunque nuda e vulnerabile, il momento di relax si trasformò in un incubo. Peggiorò ancora quando iniziò a sentire un fischio descritto da Janet come simile a quello di un gruppo di uomini ubriachi, pieno di allusioni e minacce. Jack è svegliato una notte verso le 2 del mattino dal suono di 2 voci femminili. Pensò inizialmente che fossero le gemelle, ma aprendo gli occhi vide 2 donne in piedi ai piedi del suo letto, vestite con abiti antichi, illuminate dal bagliore della TV. In un istante scomparvero. La notte seguente Jack si svegliò di nuovo a tarda sera a causa delle voci e le vide ancora, questa volta nell'angolo buio della camera da letto. Tentò di svegliare Janet senza successo, mentre rimaneva terrorizzato a fissare le 2 donne. Questa volta poteva distinguere meglio i dettagli. Una donna sembrava avere circa 40 anni, l'altra era più giovane, sui 20. Le vedeva sussurrare tra loro senza capire le parole, ma sembravano consapevoli della sua presenza. La donna più giovane si voltò lentamente verso Jack, sorridendogli in modo inquietante. Jack tentò di urlare, ma nessun suono uscì. Le 2 continuarono a osservarlo, sussurrando e sorridendo, prima di fare un passo indietro e sparire nell'oscurità vicino all'armadio. A quel punto i Warren erano in contatto comunque quotidiano con gli Smurl e facevano visite regolari alla casa. Ed riuscì a convincere un altro prete a benedire la proprietà e poco dopo decise di tentare una cosiddetta provocazione religiosa, un rituale che sperava avrebbe costretto il presunto demone a rivelarsi. Sembrava funzionare solo in parte. Durante il rituale Ed fu soffocato da una forza invisibile, quasi fino a perdere i sensi. Poi iniziarono a comparire morsi e graffi, prima su Jack e poi sugli altri membri della famiglia. Sembravano apparire dal nulla, senza una fonte evidente. Anche dall'altra parte del duplex si verificarono incidenti. Mary vide un'ombra oscura sulla sua porta una notte e pur senza capire come, sentì una pressione travolgente, come se l'ombra cercasse di chiamarla e di convincerla a seguirla nell'oscurità. A questo punto gli incidenti accadevano quotidianamente, ma la situazione raggiunse un livello completamente più oscuro la sera del 21 giugno. Jack si guardò intorno nella sua stanza, in preda al panico, ma nulla sembrava fuori posto. Non fu finché la creatura non stava già arrampicandosi sul letto che Jack si accorse della sua presenza. Quello che vide fu il volto di una donna anziana con il corpo di una donna molto più giovane. I suoi capelli erano lunghi, bianchi e spettinati, la pelle di un bianco pallido, ricoperto da quello che sembravano essere squame e piaghe aperte. I suoi occhi erano un rosso vivido, l'interno della bocca di un innaturale colore verde. Mancavano diversi denti e quelli rimasti erano lunghi, affilati, simili a quelli di un vampiro. La creatura si arrampicò sopra di lui e a quel punto Jack si rese conto di essere completamente paralizzato. Era cosciente, ma non poteva fare nulla. Janet dormiva accanto a lui in uno stato di trance profonda e Jack non riusciva a sentire alcuna sensazione sotto il collo, ma si accorse che la creatura stava abusando sessualmente, mentre lo fissava e sorrideva con il suo sorriso storto e demente. Quando finì di tormentarlo, si ritirò semplicemente nell'oscurità degli angoli della camera da letto e scomparse. Poco dopo Jack riuscì a muoversi e si accorse di essere ricoperto da una sostanza appiccicosa e maleodorante, probabilmente fuoriuscita dalla pelle della creatura. Corse in doccia, si strofinò la sua pelle fino a farla sanguinare. Questo episodio avrebbe potuto essere considerato un incubo o un'allucinazione da paralisi del sonno, se non fosse stato per il dolore reale che attraversava il suo corpo il giorno successivo. Jack raccontò tutto a Janet, che scoppiò in lacrime, terrorizzata da questa escalation così estrema. La mattina seguente, a colazione, Dawn raccontò ai genitori di aver fatto un incubo in cui aveva visto esattamente ciò che era successo a Jack, a suo padre, nei suoi sogni. Dopo questo nuovo attacco, Janet contattò nuovamente la diocesi di Scranton per chiedere l'aiuto della Chiesa,
Ma ancora una volta la sua richiesta apparentemente non venne presa sul serio dai membri più alti. Poco dopo anche Janet subì aggressioni sessuali da parte di qualsiasi presenza si trovasse nella loro casa. Sebbene non fosse arrivata ai livelli dell'incontro di Jack, riferì di sentirsi come se fosse stata sessualmente aggredita da una persona invisibile. Uno dei membri del team dei Warren raccontò l'episodio ad Ed e Lorraine Warren durante una telefonata, mostrandogli anche una registrazione. Si udivano i soliti colpi provenienti dalle pareti, ma tra di essi si percepivano chiaramente i versi dei maiali che strillavano. Poiché la Chiesa cattolica locale non era disposta a intervenire, i Warren chiamarono padre Robert McKenna dal Connecticut per eseguire quello che sarebbe stato il primo di diversi esorcismi sulla casa. McKenna era un prete cattolico della vecchia scuola che i Warren conoscevano comunque da anni. La notte prima che il sacerdote arrivasse, Jack ricevette di nuovo una visita delle due donne, solo che questa volta comunque era anche presente un uomo di mezza età. L'uomo si avvicinò al viso di Jack, paralizzato nel letto, e disse: «Pagherai per questo». Ripeté la frase più volte mentre le donne continuavano a sussurrare, a guardarlo e persino a ridere del suo terrore. Poi tutti e tre svarirono semplicemente davanti ai suoi occhi. L'esorcismo apparentemente non ebbe successo, anche se l'attività diminuì di intensità per un periodo, riducendosi a fenomeni simili a quelli di un poltergeist. Tutti i membri della famiglia coinvolti sembravano ammalarsi ripetutamente. Ed Warren non poté partecipare al primo esorcismo a causa di una malattia improvvisa e poco dopo anche la figlia degli Smurfs, Karen, si ammalò gravemente, perdendo diversi chili e spaventando profondamente i genitori prima che la febbre finalmente passasse. La natura sessuale di alcuni degli attacchi a cui Jack e Janet avevano iniziato a far fronte raggiunse un livello di terrore completamente nuovo, quando la loro figlia sedicenne, Dawn, cominciò ad attirare l'attenzione di qualunque cosa si nascondesse dentro la loro casa. Dawn si stava spogliando per entrare nella doccia quando udì familiare rumore provenire dalle pareti. A quel punto la cosa non suscitò quasi alcuna reazione in nessuno della famiglia, vista comunque la sua frequenza. Mentre si lavava improvvisamente sentì qualcosa afferrare le braccia con forza, iniziando a accarezzarle leggermente prima di stringerle più forte. Qualunque cosa fosse, la teneva schiacciata contro il muro della doccia. Dawn riuscì a divincolarsi e cade a terra fuori dalla doccia, urlando ai genitori chiedendo aiuto. La famiglia su entrambi i lati del duplex continuavano a scoprire giorno per giorno segni di morsi, tagli sui propri corpi. Le apparizioni continuavano. Una sera Jack guardava la TV e vide un uomo di circa 20 anni con i capelli lunghi che lo fissava dall'altra parte della stanza con un sorriso terrificante. Ancora una volta il bagno sembrava essere il luogo preferito degli spiriti. Janet affermò che una creatura simile a un umanoide, alta circa 3 metri, aveva iniziato a materializzarsi davanti ai suoi occhi, ricoperta dallo stesso strato viscido che copriva la donna che aveva aggredito Jack. Fortunatamente non ebbe il tempo di attaccarla e fuggì immediatamente dal bagno. Anche la mamma di Jack, Mary Smurl, era regolarmente perseguitata dalla figura dell'ombra nera, mentre un parente in visita affermò di aver visto una vecchia donna fissare fuori dalla finestra del duplex, una persona che non riconobbe. Jack invece si risvegliava ancora una volta lievitando prima di essere scaraventato con forza contro un muro. La situazione stava diventando insostenibile per gli Smurl, quindi fecero ciò che facevano spesso. Quando l'infestazione diventava troppo intensa, caricarono le loro cose nel camper e si diressero verso un campeggio vicino a Honesdale, sperando che il viaggio offrisse loro un po' di sollievo. Tuttavia furono subito colti di sorpresa. Verso le 9:15 di sera, Jack stava iniziando ad accendere un fuoco. Simon, il cane, era sdraiato vicino, godendosi il calore, quando improvvisamente si irrigidì, fissando un punto e ringhiando. Jack seguì lo sguardo del cane e vide tra i cespugli una ragazza giovane, non più di
14 anni, che lo guardava dritto negli occhi, sorridendo in un modo inquietante e forzato. Indossava un vecchio abito coloniale, non si mosse né sbatté le palpebre e poi svanì comunque lentamente davanti ai suoi occhi. Jack si avvicinò ai cespugli, ma la ragazza si rimaterializzò e scomparve nuovamente nel giro di pochi secondi. Più tardi quella notte, mentre la famiglia si accalcava attorno al fuoco, si udirono in lontananza i suoni di una bambina che chiedeva aiuto. Cercarono ovunque, ma non trovarono nessuno. Non ci volle molto per capire che tutto ciò che stava accadendo nella loro casa poteva averli seguiti anche lì. I vicini furono sorpresi di sentire urla provenire ripetutamente dalla residenza Small nel cuore della notte, nonostante la famiglia comunque fosse assente. In altre occasioni, quando la famiglia era fuori città, i vicini riferivano di aver udito quello che sembrava un enorme stormo di uccelli volare intorno alla casa, facendo eco in modo agghiacciante. Un vicino tentò di telefonare alla casa per verificare se ci fosse qualcuno, ma rimase confuso quando sentì la voce di una ragazzina che non riconobbe. Quando chiese con chi stesse parlando, la ragazzina rise ripetutamente al telefono fino a quando la chiamata non si interruppe. Nessuno rispose mai più. Non appena la famiglia tornò a casa dal viaggio, gli attacchi ricominciarono con la comparsa regolare della sagoma nera su entrambi i lati del duplex e i diversi membri della famiglia si svegliavano lievitando nel cuore della notte. Nemmeno il lavoro offriva tregua a Jack. I suoi colleghi, ormai ben consapevoli di ciò che stava accadendo nella sua casa, iniziarono a segnalare strani eventi in ufficio quando Jack era presente. Lo stesso cattivo odore che aveva permeato la loro casa compariva anche lì. I telefoni emettevano rumori ronzanti, assordanti dal nulla e persino il suono di qualcuno che sbatteva dall'interno della radio sembrava indicare la presenza di un'entità che cercava di uscire. Poco dopo la gita in campeggio, Janet decise di sdraiarsi sul divano a causa di un forte mal di testa. Si svegliò con l'esperienza ormai familiare di una forza invisibile che la toccava in modo sessuale. Queste mani invisibili si muovevano lungo il suo corpo fin quando non le strinsero la gola, a tal punto da farle oscurare la vista. Simon il cane tentò di attaccare, ma passò dritto attraverso qualunque cosa stesse danneggiando la sua padrona. Janet sosteneva di aver utilizzato tecniche di visualizzazione religiosa insegnatele da Ed Warren e sorprendentemente questo sembrò fare ritirare lentamente l'aggressore. Il giorno seguente padre McKenna tornò per un secondo esorcismo della proprietà. Mentre tornava a casa dopo il rituale, sapeva nel profondo che non era ancora comunque riuscito ad aiutare la famiglia. Janet continuava ad essere aggredita notte dopo notte, sia nel letto, sia ogni volta che era sola in bagno. Qualunque cosa stesse facendo sembrava trarre grande piacere dal tormentare la famiglia nei momenti di maggiore vulnerabilità. Una notte, durante un altro attacco a sfondo sempre Janet vide l'apparizione di una vecchia donna che la guardava dai piedi del letto. Per la prima volta da anni, però, non percepì alcuna minaccia. Chiunque fosse questa donna, disse Janet, sembrava in pace, come se volesse solo comunicare qualcosa, anche se le parole non si udivano. La famiglia decise infine di rendere pubblica la propria storia, rivolgendosi a una stazione televisiva e accettando di partecipare a un'intervista in studio in forma anonima. Speravano che, anche se gli spettatori non li avrebbero riconosciuti, la Chiesa avrebbe collegato i fatti e capito che si trattava della famiglia Smurl, spingendola comunque ad agire. I Warren ripetevano agli Smurl che, sebbene padre McKenna fosse un rispettato esorcista, la Chiesa avrebbe dovuto inviare sacerdoti dall'alto per respingere le forze demoniache. Tuttavia, a rendere pubblica la notizia fece arrabbiare ancora di più il demone. Sulla strada per lo studio, Janet e Jack furono quasi costretti a uscire di strada da una forza invisibile. Quando finalmente si presentarono in studio, erano distrutti, esausti per le notti insonne causate dal tremore del letto nel motel in cui avevano soggiornato.
Nonostante l'intervista fosse andata bene, il ritorno a casa fu accolta da un'attività sempre più violenta. Janet fu aggredita nuovamente di notte a tal punto da credere che lo spirito stesse cercando di romperle le braccia e gambe, ma fu Jack a testimoniare un nuovo livello di apparizione nella loro casa. Una notte, svegliato da uno strano rumore di respiro, aprì gli occhi e vide una creatura alta circa 8 metri, con la testa pelosa, occhi rossi e un muso di maiale. Agitava le dita come artigli mentre si avvicinava pesantemente al letto di Jack. Urlando più forte che poteva, riuscì finalmente a svegliare Janet, ma la creatura era già scomparsa. Pochi giorni dopo, Janet vide la figura di un uomo baffuto, con corna sporgenti dalla testa. Nonostante tutto, la casa continuava a trovare nuovi modi per terrorizzare la famiglia. Gli Smurl avevano superato da tempo il punto di rottura. Dormivano raramente e la salute dei genitori di Jack peggiorava rapidamente. La creatura bestiale che Jack aveva visto ritornò poco dopo. Una notte, mentre si dirigeva verso il bagno, la stessa creatura si materializzò all'istante, caricandolo e spingendolo contro un muro. Jack chiuse gli occhi, pregando che non fosse la fine, e quando li riaprì la bestia era scomparsa. Successivamente Janet, sdraiata a letto una mattina tardi, sentì qualcosa afferrarle la nuca. Lottando per liberarsi, vide chiaramente una mano umana spuntare dal materasso. Dopo tutti questi violenti attacchi, un episodio apparentemente innocuo segnò un nuovo livello di disperazione per la famiglia. Shannon, la figlia piccola, urlò terrorizzata per la presenza di un uomo nella sua stanza che frugava tra i suoi giocattoli. Fortunatamente non le fece del male, ma la spaventò tantissimo. Gli Smurl e i Warren elaborarono un piano, contattare la stampa per rendere il caso noto, sperando di costringere la Chiesa ad agire. Tuttavia il tentativo di chiedere aiuto portò a una nuova e crudele ritorsione da parte delle entità presenti in casa. Jack fu ancora aggredito sessualmente da una donna mentre giaceva paralizzato nel letto, questa volta sotto le sembianze di una ragazza attraente dall'aspetto quasi umano, ma gli occhi rossi tradivano la sua vera natura. Gli Smurl raccontarono la loro storia a un giornalista di nome Sandy Underwood. Sulla scia dell'orrore di Amityville, il paese era alla disperata ricerca della sua prossima grande storia di fantasmi e gli Smurl furono al centro dell'attenzione. Ci fu una frenesia mediatica, giornali e televisioni di tutto il mondo iniziarono a riferire quanto accadeva nella loro casa. 1986, Jack and Janet Smurl went public with the story of demons invading their West Pittston home. Being made afraid to live is what it has come down to. Jack Smurl told of the living nightmare, one that included levitations, screams in the night, his kids and dogs thrown around by ghouls, and a violent ghost that raped him. Pick the mattress up and drop it very rapidly, like this. Like that. Like this looks like a carpet, just like a carpet, like you would, a housewife would have a carpet and shaking it out. You go to bed waiting, listening to make sure that the children will not be hurt. The haunted hoopla drew the crowds here. It was a circus atmosphere outside. Reporters, photographers, the curious. The late Scranton actor Jason Miller, who played the priest in the movie The Exorcist, made a cameo back then. Even these self-proclaimed scientists tried to get into the possessed place. They were not successful, but these demonologists from Connecticut were. This pair tried to rid evil spirits with the presence of God. After a night in the Smurl home, their reaction? It's very powerful. It's invisible. I don't care if you want to call it a devil or a ghost or a demon. There's something in this home which has the intelligence to inflict physical and psychological harm upon this family. Centinaia di curiosi si presentarono nella proprietà, causando il caos. Vicini arrabbiati, bambini spaventati e persino una congrega di streghe tentarono di eseguire rituali nella casa. L'unica luce positiva fu la sensitiva Betty Annie Moore, che visitò la casa e identificò appunto 3 spiriti più un'entità più scura. Lei spiegò comportamenti precedentemente inspiegabili. Una donna anziana di nome Abigail sembrava innocua,
un uomo di nome Patrick, grande e baffuto, spesso violento verso la giovane moglie Elizabeth, e una donna più giovane, violenta e maligna, collaborava con il demone per causare danni alla famiglia. Comunque aveva raccontato più o meno le stesse cose che aveva raccontato anche Lorraine Warren. E il demone stesso infestava, e appunto il demone stesso infestava persino le pareti. Nel frattempo i vicini iniziarono a sperimentare strani fenomeni anche loro, segnalando colpi nei muri, odori strani e urla notturne. Quello che doveva essere la salvezza degli Smurl si era ritorto contro. Uscire significava affrontare stampa e pubblico, restare dentro significava tormenti continui. Le critiche degli scettici non tardarono, molti suggerirono che gli Smurl avessero esagerato o che i Warren avessero amplificato tutto, l'infestazione. Alcuni psicologi ipotizzarono che l'intervento chirurgico al cervello subito da Jack nel 1983 potesse spiegare alcune esperienze, mentre altre consideravano fattori ambientali come miniere sotterranee o problemi fognari. Probabilmente la verità era una combinazione di molti fattori, con la fede e la paura della famiglia che amplificavano la situazione. Quando l'attenzione mediatica diminuì, i Warren organizzarono un esorcismo di massa, coinvolgendo gruppi di preghiera dentro e fuori la casa. Finalmente la diocesi di Scranton intervenne ufficialmente e padre McKenna eseguì il terzo esorcismo, e nei giorni successivi amici, familiari e rappresentanti della Chiesa tentarono di annientare il male con la loro preghiera. Per gli Smurl, che si erano sentiti soli per lungo tempo, fu un momento potente e rassicurante. La casa, un tempo luogo di miseria e paura, ora era illuminata da candele e circondata da sostegno affettuoso. Per settimane non si verificarono incidenti, tuttavia 2 settimane prima di Natale, Jack, solo in soggiorno, vide di nuovo quell'essere nero, senza volto, che sembrava chiamarlo a sé. Resistette, ma i colpi sui muri e l'inquietudine ricominciarono, sebbene mai più ai livelli precedenti. Successivamente furono pubblicati un libro e un film per la televisione, entrambi intitolati The Hunted, raccontando il caos della famiglia Smurl. E dopo anni di tormenti, la famiglia Smurl riuscì finalmente a trovare un barlume di pace. Jack e Janet cercarono di ricostruire la loro vita lontano dal clamore mediatico, mentre le notti insonnie e gli attacchi sembravano essere ormai un ricordo. Ma Jack Smurl morì nel giugno del 2017 all'età di 75 anni. La figlia più piccola, Karen, portò con sé i ricordi di quell'infanzia traumatica e scelse di dedicarsi al mondo del paranormale, diventando investigatrice e continuando a raccontare la storia della sua famiglia per aiutare chiunque potesse trovarsi in situazioni simili. Gli altri membri della famiglia cercarono di vivere una vita normale, lontano dai riflettori, imparando a convivere con l'esperienza che li aveva segnati per sempre. La casa, un tempo teatro di paura e oscurità, non mostrò più fenomeni paranormali significativi dopo l'ultimo esorcismo ufficiale. Oggi il caso degli Smurl resta uno dei più noti e controversi della storia del paranormale negli Stati Uniti. La loro storia ci ricorda quanto la paura possa segnare una famiglia, ma anche quanto la resilienza e il coraggio possano aiutare a sopravvivere agli orrori più inquietanti. Per chiunque si avvicini a questa storia, gli Smurl non sono solo protagonisti di un racconto di terrore, sono una testimonianza di forza, fede e determinazione di fronte all'inspiegabile, ma anche un avvertimento sul prezzo che talvolta si paga quando il male sembra annidarsi troppo vicino a noi. Cari amici del Paracrime, questo è tutto ciò che ho trovato su questo caso, sulla famiglia Smurl. Immagino che molti di voi conoscete già questo caso, ne avete già sentito parlare tantissimo. In occasione del nuovo film The Conjuring, uscito il 4 settembre, L'ultimo rito, ho voluto affrontare questo caso molto molto inquietante. Fatemi sapere se avete già guardato il film, e io ancora devo andarci, purtroppo non ho avuto il modo, ma non vedo l'ora di andarlo a vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate sia del caso sia del film,
E cos'altro ragazzi? Innanzitutto vi ringrazio se in caso siete arrivati fino alla fine del video, mi avete fatto compagnia anche oggi, e vi ringrazio perché siamo arrivati a 500 iscritti, un piccolo traguardo ma molto molto importante per me. Grazie mille per il vostro supporto che mi state dando ogni giorno. Il canale piano piano cresce e crescerà anche grazie a voi. E cos'altro ragazzi? Non mi voglio emozionare troppo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!